Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore e gli affetti del primo semestre 2026. Abbiamo la carta del giudizio. Può essere un momento di forte presa di consapevolezza, ragazzi. Potrebbe essere anche un qualche cosa che ritorna dal passato, o magari qualcuno che ritorna dal passato. Comunque è una carta, diciamo, di crescita interna, interiore, se vogliamo anche di crescita spirituale, come se si vedesse chiaro su una situazione o magari su una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e trovate anche il numero di telefono e sempre nella descrizione ci sono i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Inoltre vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il corso di livello intermedio che si terrà a gennaio 2026 di tarocchi intuitivi. Comunque anche di quello o trovate il video nella descrizione o la pagina web o mi potete scrivere una mail per avere informazioni, insomma. Bene, andiamo a vedere queste energie. Qui le carte saltano velocissimamente, ragazzi, per il primo semestre del 2026 per l'Aquario, per l'amore. Allora, partiamo con un 9 di pentacoli, un re di pentacoli, un 9 di spade, il sole, il giudizio nuovamente, 6 di coppe e 5 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e vi dirò qual è il movimento energetico più importante del periodo a livello di amore. In un secondo momento poi andiamo a vedere quando succede che cosa, cioè cercherò di darvi come una scansione temporale degli eventi. Tenete presente che questa è una di 4 letture che sto pubblicando per il 2026, 2 sono già online, quella generale e quella sulla crescita spirituale, e poi ce n'è ancora una che deve uscire, che è quella sul lavoro e l'economia. Ok, partiamo da questo 9 di pentacoli, 3 di spade e re di bastoni. Andiamo a vedere anche il re di pentacoli. Cinque di pentacoli e 4 di pentacoli, tanti pentacoli fino ad adesso. Sì, secondo me può esserci qualche tema o con il denaro nel prossimo semestre, e può essere denaro di famiglia, sia della famiglia di origine, sia della famiglia che avete creato. Tenete presente che con questo 4 di pentacoli c'è come una sorta di attaccamento, Non so se al denaro o potrebbe anche essere un attaccamento alla quotidianità che state vivendo magari in questo momento. Magari una quotidianità che vivrete con qualcuno se non avete nessuno adesso. Credo che molti di voi comunque siano single e che stiano superando o abbiano appena superato qualche tipo di sofferenza, qualche tipo di tradimento, di anche rottura magari.
La vedo nel 2025, Andiamo a vedere la 9 di spade. Regina di spade e 6 di pentacoli. Sento un'aria di carenza, ragazzi. Come se le cose non fossero in equilibrio. In un secondo momento farò gli esempi per i single, per le persone che sono in coppia, per le persone che sono in qualche cosa che non si capisce bene che cos'è, però adesso parlo un po' in generale, come se effettivamente ci fosse qualcuno. Vi dico, vi faccio uno spoiler. Se non avete nessuno, adesso nel 2025, quando sto pubblicando, è facile che arrivi qualcuno, quindi parlo come se ci fosse una relazione effettivamente. Però è come se o non riusciste a vedervi spesso, o non riusciste a passare tempo di qualità insieme, o non riusciste a mettere come delle basi. Diciamo che secondo me il 3 di spade e il 9 di spade sono collegati perché è come se avessi bisogno di creare una zona sicura, creare come delle regole eventualmente di coppia, perché avete paura che qualche cosa che è già successo nel passato possa ricapitare. Siccome sento che vi state portando ancora un po' dietro gli strascichi di questa cosa, ehm, cercate di rimettere equilibrio laddove sentite carenza. Può essere anche una carenza di attenzioni, come se mancasse la coccola quotidiana, è come se... Ho sentito la parola ghosting. Può essere che magari qualcuno sparisca per giorni e che poi si faccia risentire? Ecco, diciamo che secondo me questo atteggiamento non vi garba molto e quindi c'è come da incarreggiare, non so se si dica se esiste in italiano, comunque da mettere in carreggiata un po' questa relazione, questa conoscenza. Andiamo a vedere il sole. Torre e cavaliere di bastoni. Io credo che qualcuno che vi ronza intorno da un po' di tempo potrebbe, diciamo, dichiararsi, venire alla luce, scoprirsi, partire in quarta. Io credo che conosciate già questa persona, potrebbe essere un capo, vi dirò, qualcuno che lavora con voi o con il o la quale avete come dei progetti o state creando qualcosa. Per qualcuno si tratta di una persona più grande, adesso vabbè dipende, nel senso se siete voi quelli grandi potrebbe essere una persona più giovane, però tendenzialmente sento una persona più grande. Andiamo a vedere il giudizio. Re di coppe e diavolo. Datemi un'altra carta per il diavolo. Qui ragazzi con la torre e il diavolo c'è come qualche... ma infatti mi spiego poi il giudizio. C'è qualche certezza che vi crolla. Secondo me, vedendo poi soprattutto il gruppo di carte qui, è un po' come... ah sì, ci conosciamo da un sacco di tempo, siamo amici e di punto in bianco questo amico o amica vi dice: senti, io non sono solo amico con te, quello che provo è qualche cosa di più. Ed è un po' la vostra certezza del fatto che, ma no, figurati, non potrebbe mai succedere niente con questa persona. E invece a un certo punto questa persona arriva e vi dice: no, senti, a me piacerebbe che le cose fossero diverse. Qui abbiamo un cavaliere di coppe e un 6 di spade che spiegano un 6 di coppe. Bisogna andare a vedere anche il 5 di pentacoli. Carro e 9 di spade.
Io credo che la relazione che avete con questa persona o che instaurerete con questa persona sarà piuttosto bella, trasparente, ehm, vi darà come sicurezza questa persona, però è come se vedeste questa persona come una semplice amicizia, qualcuno su cui sì poter contare, magari qualcuno con cui poter condividere degli hobby, qualcuno da cui andare quando avete bisogno di sfogarvi. E invece non vi rendete conto, ma ve ne renderete conto in questo semestre, che per questa persona, cioè ci sarebbe anche per andare un po' più a fondo nella relazione. Siete voi che dovete allontanarvi da questa sofferenza. Io sento che vi state un po' schermando, che state mettendo un po' troppi paletti. Cioè, per certi versi c'è da mettere i paletti perché voi avete bisogno di togliervi da questa carenza e quindi avete come bisogno di nutrire questa parte che manca. Però dall'altro lato fate attenzione perché altri paletti che avevate sul tipo di relazione da instaurare, sui sentimenti che provavate verso questa persona, cioè secondo me, perché anche qui avete il giudizio, cambierà proprio il modo che avete di vedere una determinata relazione. Sarà un po' come tornare bambini, tornare all'infanzia. Io ho come la sensazione che curerete il vostro bambino interiore con questa persona. Si tratta solo di decidere di lasciare i vecchi schemi di comportamento. Se fosse un tema di denaro, come vi dicevo prima, se ci fosse il denaro in mezzo, ehm, vi dico, potrebbe anche essere che questa persona non abbia, cioè magari ha una posizione, però per X motivi non abbia tanto denaro. E qui ho la sensazione che ci sono certe idee che dovete lasciare indietro. Riguardo proprio al denaro, vi faccio un esempio: il denaro dà sicurezza alla relazione. Non è vero. Il denaro aiuta, ma una relazione può essere sicura, può essere forte anche senza denaro. Anzi, vi dirò che è proprio nei momenti di difficoltà che si vede quanto è forte la relazione. Ok, andiamo ai vari esempi. Ah, no, scusate, se doveste avere dei figli, secondo me sarà un momento dove dovrete usare un po' il polso, soprattutto se questa situazione di denaro è con i figli. Vi faccio un esempio. Ehm, Mio figlio, mia figlia è abituata a chiedere quando rimane senza soldi a fine mese perché si è già speso tutto lo stipendio. Ecco, chiudere i rubinetti, perché ci sono molte persone che hanno famiglia e vivono e ce la fanno in qualche modo a vivere con il loro stipendio. Se vostro figlio o figlia vive a casa e si ciuccia tutto lo stipendio nei primi 15 del mese, non può poi venire da voi a chiedere soldi, a chiedere aiuto, no? Però in quel caso lì sì, si tratta di chiudere i rubinetti e di insegnare a chi che sia, il figlio, il fratello, non lo so, diciamo che mi vengono di più i figli, a gestire quel denaro, ok? Quindi a non spenderlo tutto subito, magari metterne via una parte per lo studio, i corsi, insomma, è come un smettere di continuare a foraggiare certi tipi di idee più che tutto, perché da un lato può essere l'idea romantica che il denaro rende solida una coppia, dall'altro potrebbe essere l'idea romantica che come genitore devo aiutare sempre il figlio, anche no. Poi ci sono vari modi di aiutare, perché poi dipende sempre dalla persona che avete davanti, no? Se capite che la persona ne approfitta, lì bisogna mettere delle barriere, dovete essere bravi con voi stessi, a dire no a voi stessi più che tutto. Se vabbè, vedete che l'altra persona si impegna, ma che per una serie di pianeti in quadratura sta vivendo un periodo di sfiga immensa, beh, allora lì, cioè, insomma, mettetevi una mano sul cuore, ecco. E un'altra cosa vi volevo dire, ehm, ho come la sensazione che
ci sarà una presa di coscienza su qualche persona molto vicino a voi. Non so, come la sensazione che potreste, diciamo, avere occhi diversi in rispetto a tutte le relazioni, sia quella che avete romantica o che avrete nel caso siete single, sia in quelle diciamo di amicizia, di frequentazione un po' più soft, ecco. Va bene, se siete single, ragazzi, come vi ho anticipato, effettivamente arriverà una persona, potrebbe esserci una certa differenza d'età tra voi e questa persona, però anche lì godetevi un pochettino il processo di conoscenza, il processo di... Perché vi dico, o è una persona che ha un ruolo, ma in questo momento è come se non apparisse, magari è anche una di quelle persone che, diciamo, talmente riservate a cui non piace molto ehm, parlare di quanto ha successo con il suo lavoro, no? Una persona molto, come vi posso dire, con i piedi per terra, semplice mi viene da dire, che non vuol dire sempliciotta, semplice. Ok, e devo dire che le cose potrebbero effettivamente svilupparsi bene, sento che è una persona comunque stabile e concreta, e l'unica cosa che avete comunque anche qui un 6 di spade sotto un 6 di coppe, cercate di allontanarvi da certe ideologie, più che altro su voi stessi. Le ideologie potrebbero essere sto bene da solo, sto bene da sola, piuttosto che non lo so, per qualcuno ho sentito la parola relazione aperta. Io credo che qualcuno, quando chieda la relazione aperta, è perché non è sicuro o sicura della persona che ha davanti e non si vuole precludere nessuna possibilità. Come dire, sì, mi puoi andare bene, ma è dal 5 al 6 la votazione della relazione. Magari c'è qualche cos'altro di meglio, tipo a te non ti voglio perdere, quindi continuiamo comunque a frequentarci, però manteniamo la relazione aperta perché se mi capita qualcuno di migliore, a te ti scollo. Ecco, quindi poi ognuno decide se accettarla o no, questa relazione aperta. Però c'è da rivedere qui qualche credenza limitante inerente. La relazione, il fidanzato, come deve essere un qualche tipo di approccio su come deve essere una relazione. Cioè è come se aveste delle ideologie in testa che comunque non è che vi facciano bene perché avete 2 9 di spade, un 3 di spade, vi fanno un po' soffrire e qui si tratta semplicemente di vedere la visione di insieme. Cioè, vi faccio un esempio. Questa persona che conoscete può essere in un periodo florido della sua vita o in un periodo scarso della sua vita, non date per scontato che la persona è così e sarà così sempre. Vedete appunto la visione d'insieme, ci sono come alti e bassi. Adesso è così, è una persona, potrebbe essere di successo, oppure è una persona che sta attraversando un momento difficile, però niente è per sempre. Per le persone che sono in coppia, ragazzi, sento che qualcuno sta cercando di tenersi stretta una certa situazione. Secondo me hanno a che vedere anche i soldi, ma con questo carro io ho la sensazione che potreste decidere di non farvi più influenzare tanto da quello che è il lato economico. Perché comunque abbiamo torre, abbiamo diavolo, cioè io ho la sensazione che andrete verso altri obiettivi, verso altri pensieri. Sì, anche per voi c'è da come togliervi certe rigidità mentali, anche certe carenze perché avete 2 5 di pentacoli e un 6 di pentacoli qua. Quindi secondo me c'è da rimettere in ordine i piatti della bilancia, non accontentatevi del poco,
anche perché sento che la situazione di partenza iniziale con questo 9 di pentacoli vi vede abbastanza abbondanti, tranquilli. Poi sì, può arrivare questa persona, ehm, nel senso che la persona che state frequentando arriva con delle novità, potrebbero essere. Non vi nego che con 2 5 di pentacoli potrebbe essere dietro l'angolo come una delusione. Qui si rompono certi schemi e ad un certo punto ci si allontana probabilmente da un sogno. Questo non vuol dire che ci si allontani dalla relazione in sé, perché comunque abbiamo il giudizio ed è la presa di consapevolezza di insieme della relazione. Ok, questa persona, ci sono questi difetti che proprio non sopporto, però ha anche tanti altri pregi a cui do un valore specifico. Si tratta come di fare un po' il punto della situazione, secondo me, in questo semestre. Se vi state aspettando che la vostra persona di interesse passi al livello successivo, no, non è il momento in questo semestre, ragazzi, e che dovete lavorare sul vostro amor proprio. È come se doveste maturare a livello emotivo la vostra sicurezza indipendentemente da chi vi sta intorno. E qui parlo di una sicurezza materiale, di una sicurezza caratteriale, amor proprio, essere sicuri di voi stessi. E anche una sicurezza sui vostri sentimenti, cioè è molto importante quando vi sentite in un certo modo fermarvi, analizzarvi e dire che cosa sto provando, perché sto provando questa cosa qua, da dove arriva, cos'è che scatena questa emozione, questo pensiero, perché penso così. Cioè si tratta proprio di fare un'autoanalisi per togliersi certe tossicità. Io non sento, beh sì, effettivamente potrebbe essere anche qualcuno intorno a voi, però sento come se fossero più le vostre. Per le persone che invece sono in una relazione non ben definita, più o meno, non accontentatevi delle briciole, ragazzi. Questo ve lo posso dire. Cioè, piuttosto se la persona non vi riempie, se non vi dà quello di cui avete bisogno, quello che vi aspettate, quello che vi piacerebbe, piuttosto declassate la relazione ad un'amicizia, ad una pura e semplice amicizia. Perché secondo me questo pensiero, avete il diavolo, vi condiziona. Cioè, qui c'è proprio un qualche cosa che secondo me riguarda il passato, il vostro modo di vedervi, il vostro... Se di coppe è collegato anche al bambino interiore. Quindi io qui credo che ci sia come da fare un lavoro di riempimento, di accudimento, di coccole al vostro bambino interiore, ma lo potete fare voi. Non vi aspettate che sia qualcun altro a farlo, perché rimarrete delusi. Andiamo a vedere mese mese. Andiamo a vedere come si sviluppano le energie. 10 di bastoni, diavolo. 10 di spade, 2 di coppe, carro. 5 di coppe e mondo. Dunque, secondo me il periodo qua c'è diavolo e diavolo, quindi può essere che il periodo di gennaio e febbraio, qui è facile, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ci sia come qualche cosa che grippa, qualche cosa che si incastra. Vi dico, febbraio è facile che ci siano temi con il controllo piuttosto che con qualche tossicità. Sento che nei primi 3 mesi non volete assolutamente lasciar perdere la cosa. Qui avete un 4 di pentacoli, c'è come un attaccamento o ad un tema
o a una situazione. Tenete presente che questo 5 di pentacoli può essere collegato a una situazione del passato, a qualche cosa che c'è già stato, che vi ha fatto soffrire, continuate a rimanere lì e girare il coltello nella piaga. C'è come una tossicità che si crea intorno a questa delusione, intorno a questa sofferenza. Può essere un tradimento, non necessariamente deve essere il tradimento classico. Per tradimento si intende anche quando si tradisce la fiducia di una persona. Mi hai detto che avresti fatto questo e invece sei andato da tutt'altra parte e non me l'hai detto, no? Quindi sì, un po' tesi secondo me i primi 3 mesi dell'anno. Voglio andare un attimo a vedere questo 2 di coppe. Regina di bastoni. Io credo che non vi sentiate trattati come meritate. Cioè, è come se ci fosse questa conoscenza, questa relazione. Voi la catalogate come amicizia, l'altra persona la cataloga come una conoscenza. Voi definite la cosa come una tromba amicizia, l'altra persona solo un'amicizia. Cioè come se ci fosse una diversa valutazione delle cose, non vi sentiste messi al vostro posto. Datemi una carta per il carro. 6 di coppe. No, qui qualcuno probabilmente deve togliere dal piedistallo la persona di interesse, dovete rendervi conto che è umana, che non vi può dare tutto quello che voi volete e se questa delusione, questa sofferenza si protrae nel tempo, come vedo che potrebbe essere qua, gennaio, febbraio, marzo, cioè io vi dico, qui avete il mondo alla fine, qua avete il carro alla fine della linea, il 6 di spade, può anche essere che qualcuno prenda coscienza che è ora di chiudere con questa relazione perché tanto sana poi non è. Questo non vuol dire che non possa esserlo in un futuro, ma per fare questo bisogna che ognuno dei due faccia un lavoro su di sé, sulle proprie carenze, soprattutto voi, devo dire, perché avete 2 5 di pentacoli, avete un 6 di pentacoli al contrario, un 5 di coppe. Cioè il 5 di coppe è la carta proprio del lutto, e qui c'è il mondo, come se si chiudesse un capitolo. Quindi o qualcuno si rassegnerà a stare in una situazione e a prendersi le briciole, oppure io ho come la sensazione che questa presa di consapevolezza vi farà capire dove, che tasti toccare per cambiare un po' la situazione. E anche se, come ho detto prima, questa persona si dichiarasse, cioè io questa dichiarazione la sento non tanto voglio costruire una famiglia con te, ma più una cosa, come dire, hot, piccante, più una dichiarazione di quel tipo. Ehm, effettivamente la cosa vi solleticherà, ma io sento che come, non lo so, se non riusciste a trovare un punto di incontro. Vuoi perché magari c'è questa questione economica in mezzo, quindi vi dico potrebbe essere anche un capo per qualcuno, eh. Ragazzi, fatemi sapere come vi risuona perché siete tanti e ci sono un sacco di sfaccettature in questa lettura. Una cosa che vi voglio dire è fate attenzione alle male lingue intorno a voi, perché potrebbe esserci qualcuno che spettegola un po' troppo. Il serpente, qui parla di competizione, di nemici, parla anche di un'altra donna e vi dice di guardarvi le spalle, ragazzi. Beh, sì, figure ce n'è diverse effettivamente, quindi ci potrebbe essere. Non è che lo vedo qui, il terzo incomodo. Però occhi aperti, insomma. Soprattutto se è una cosa che vi è già successa nel passato, se con il o la vostra ex siete stati traditi, fate attenzione. Io credo che sia quello il 9 di spade,
e può esserci come una sorta di attaccamento, di super gelosia, di ipercontrollo proprio per quello, perché avete paura che questa persona tradisca di nuovo la vostra fiducia come vi è già successo in passato, e potreste anche decidere di lasciar perdere il tutto pur di non soffrire. Ho come questa sensazione. Però non so se ci riuscirete. Cioè, in tutti questi 6 mesi c'è come un pensare e ripensare e valutare e anche frequentare questa persona. Sì, è vero che non siete ancora sulla stessa lunghezza d'onda, però vi dico che molto dipende da come voi vedete le cose, dalle barriere che mettete, dalle regole che mettete, dal tipo di paura che avete, da quello che accettate. Il 6 di pentacoli girato al contrario è qualcuno che si accontenta delle briciole. Andiamo a vedere un angioletto. Fiducia, questa situazione richiede che tu abbia fiducia, ma avete 2 volte la carta del giudizio che viene rappresentata con le ali, proprio perché fa riferimento a una protezione divina. Qui c'è qualche cosa che l'universo vi sta mettendo davanti, avete anche la torre di solito la manda l'universo. E poi abbiamo, è sicuro per te amare, apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. Ma giustamente, se avete già avuto queste delusioni in passato, se avete paura che l'altra persona, insomma, non sia onesta, ci sta che abbiate anche paura a lasciarvi andare, però le carte vi dicono che è un buon momento per fare come questo salto, per guarire questo bambino interiore. Il segno zodiacale con cui avrete più a che fare in questo periodo: Pesci, e vi dico che potrebbe anche esserci qualche Capricorno, qualche Leone e Cancro. Ok, andiamo a vedere Li Ching, stavo per dire. Abbiamo carta numero 60, la limitazione, e carta numero 7, la coesione. Allora, andiamo a vedere prima la numero 60, vediamo come la chiamano, e sul libro viene tradotto come il delimitare. Quindi qui parla di limiti, di confini. E la spiegazione vi dice: la riuscita di ciò che si desidera non dovrebbe essere difficile se si è capaci di imporsi, quando è necessario, un limite. In tutto, nelle spese come nelle parole, nei sentimenti come nei gesti. Il controllo, l'autodisciplina sono più che mai necessari. Ma presso gli uomini dignitosi e coscienti è proprio, anzi è esclusivo dell'uomo, sapersi dire no coscientemente. Perché rinunciare a questa ineguagliabile forza? Sono proprio i loro limiti precisi che definiscono e stabiliscono la loro personalità, che li fanno uscire con una propria fisionomia dalla massa amorfa dell'umanità. Non è vero che l'indipendenza da ogni morale crei il vero uomo, anzi è vero il contrario. Tanto più un uomo sa dominarsi, tanto più è nobile e forte. Bene, andiamo a vedere la carta numero 7, che qui viene chiamata la milizia, e qui la coesione. E la spiegazione dice: per trarre una unità organica ed efficiente da uno stato amorfo è necessaria un'impeccabile organizzazione, un'amministrazione razionale ed efficiente delle proprie forze. In altre parole, disciplina. Che la disciplina sia fatta di perseveranza è cosa ovvia. Solo insistendo si stabilisce un ordine perfetto. È opportuno quindi che vi sia un uomo forte, una personalità vigorosa che diriga, guidi, impegni le energie di ciascuno. Una specie di capo, insomma. Una volta poi che si sia ottenuto successo, non bisogna abbandonarsi alla superbia e alla sufficienza, né divenire ingiusti e intolleranti. La forza è accresciuta con l'accorta generosità. Le possibilità nascoste che sono in noi si alimentano con una saggia condotta di vita.
Bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia ispirato, spero che insomma vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente lo stesso lavoro lo potete fare anche per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero perché il tutto è stato studiato come un corso di formazione, ovvero è tutto quello che io ho studiato in più di 25 anni che ho condensato e messo lì in quella sezione. Quindi date un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!